Amici ed amiche di Una Vita da Lontano, bentornati, ben rivisti, ben risentiti. Se ci guardate su YouTube, mi raccomando, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella così sapete quando siamo in onda. Se ci seguite invece sui vari podcast, insomma, iscrivetevi al podcast e condividete tutte le nostre tracce audio. E ovviamente potete sempre andare o cliccando sul QR code che vedete dietro le spalle di Emiliano, sui link che poi vi vengono fuori dal QR code, oppure su unavitadalontano.com, insomma trovate tutte le informazioni, tutti i social, eccetera eccetera. Come tutte le settimane un ospite nuovo, ogni tanto un ospite che si ripete però con una nuova storia da raccontare. Lo avete visto nel titolo, ma poi ve lo introduce Emiliano, e a Piero la palla per continuare questo inizio di puntata. Un inizio quanto mai difficoltoso, vedo, va bene. Si vede che sono appena arrivato, è acceso tutto in un secondo e mezzo. Sei trafelato, si sentiva proprio tra le come righe. I funghi di quella signora che diede a mia mamma. Erano trafelati? Erano trafelati. Non voglio immaginare come corressero sulle tagliatelle. Vabbè, detto questo, non mi scuserò per l'assenza dall'ultima puntata, perché mi ero scusato per un'assenza da una puntata che non è mai esistita, per cui mi taccio, lancio la sigla e aspettiamo che Emiliano introduca l'ospite. Ciao Piero, ciao Raffaele. Allora, come sempre, chi ci sta guardando su YouTube sa già e vede già la nostra ospite di quest'oggi, un graditissimo ritorno, per cui le diamo subito il bentornata Cristi Peruso. Ciao. Ciao everybody, thank you so much, grazie mille per avermi qua con voi di nuovo, sono molto felice di essere rientrata con voi. Questa è la nostra 84esima puntata, ma tu sei la nostra ospite numero 61 e sei un ospite VIP, non tanto perché sei un personaggio pubblico, ma in quanto sei una delle nostre ospiti, dei nostri ospiti che, diciamo così, è un espatriato al contrario. Noi ti abbiamo definito italiana per scelta come tema nella prima puntata in cui siamo stati insieme quasi esattamente un anno fa, e esatto. In un anno succedono tantissime cose, oppure non succede niente, come a me, che sono nello stesso posto, a differenza di Piero e Raffaele, che sono collegati da un posto diverso. Come prima cosa ti chiediamo di dirci un po' com'è stato questo anno, e se sei poi riuscito a fare le cose che desideravi, che ci hai detto nell'ultima volta. Ti siamo mancati intanto, insomma, questo anno in cui non ci siamo sentiti. Ok, non saprei neanche dove iniziare, guarda, perché veramente tante cose possono cambiare in un anno. Allora, io partirei con il fatto che io avevo detto a voi che volevo tornare sul palco sull'ultima podcast che abbiamo fatto. Intanto, se voi state ascoltando questo e voi non mi conoscete, sono Cristi Peruso e vi consiglio di andare a ascoltare il nostro primo podcast che abbiamo fatto insieme, giusto per sentire tanti aneddoti, perché io l'ho riascoltato, stavo ridendo tante storie che avevo dimenticato, che sono storie miei e avevo completamente dimenticato. Questa è la bella cosa di podcast, che riusciamo a tenere queste memorie, no? Quindi grazie per avermi regalato questa cosa, voi, grazie di avermi regalato. Yeah, iniziando grazie a te per condividerle, a dire il vero. Cosa? Grazie a te per condividerle, a noi ci fa solo comodo, figurati. Iniziando da marzo anno scorso, questo febbraio 2022, continuavo di essere contattato da un amico di Sicilia, Tony Matranga. Lui è un comico di una duo, Matranga Minafo. Loro sono un paio di comici molto famosi in Sicilia. Insomma, hanno avuto un successo straordinario in Sicilia e sono andati poi a fare Made in Sud
la programma comica televisiva su Rai 2, se non sbaglio, su Rai, insomma. Tony è venuto a Milano e continuavo di chiedermi di vederci per un caffè. Ho detto, Tony a Milano, sì dai, prima o poi ci prendiamo un caffè. Mi ha chiesto una volta, 2 volte, 3 volte. Quando siamo arrivati tipo al quarto o quinta volta ho detto, poverino, questo siciliano non conosce nessuno a Milano. Dai, avere un caffè con lui a farlo compagnia. Però ho detto, noi non facciamo un caffè, prendiamo un bel aperitivo milanese. Quindi siamo andati a prendere un bel aperitivo milanese. Subito quando siamo seduti insieme, lui mi guarda e mi fa, tu cosa stai facendo di lavoro in questo periodo? E ho detto, ma aspetta, mi volevi parlare di lavoro, perché non mi hai detto? Non ti avrei chiesto fatto chiedermi per un caffè 5 volte, avrei venuto a trovarti subito se sapevo che fosse una cosa di lavoro. E lui mi fa, guarda, noi risaliamo sul palco per la prima volta dopo della pandemia e adesso che tante cose sono cambiate vogliamo provare una cosa nuova. Ti va di co-condurre nel ruolo femminile con noi, sarà la prima volta che noi avremo una figura femminile con noi. E io ho detto sì, e lui fa ok, però l'unica cosa è che partiamo tra tipo un mese. E ho detto dove? Lui fa a Palermo. E ho detto ok, volevo rientrare sul palco. Mi sembrava l'occasione giusta in Sicilia vicino alla mia famiglia e ho detto allora la mia risposta è sì. E lui ha detto ok, ti manderò il contratto e in un periodo di tipo un mese ho dovuto chiudere casa a Milano, vendere tutto quello che avevo, scendere a Palermo. Ho trovato casa tipo 2 giorni prima di salire sul palco. Era un casino, però ce l'ho fatta, perché ripeto, per me sembrava l'occasione giusta. Quando ero più giovane stavo co-presentando tanti programmi comici, non solo in Sicilia all'epoca con i miei amici Quattro Gusti, che sono un gruppo di comici siciliani molto famosi in Sicilia, però stavo facendo tante serate di Zelig, perché i comici di Zelig hanno dovuto provare i loro pezzi e quindi stavo sempre un po' facendo loro laboratori. Facevi la versione italo-americana di Vanessa Incontrata, praticamente. Esatto, un po' in giro dell'Italia per aiutare dei comici per provare i loro pezzi prima che sono arrivati in televisione, perché giustamente devono vedere quello che funziona di più, di meno. Insomma, quindi ero abituato a fare un po' questo ruolo. Mi è capitato l'opportunità di farlo. Adesso metà in siciliano. E com'è il siciliano? L'hai imparato? Insomma no. Infatti meno male c'è questa tendenza in Italia di tenere sempre un po' come si dice quella cosa dove leggi tutto? Il copio, il gobbo. No, non il gobbo, eravamo in Sicilia, mica abbiamo avuto un gobbo. No, sai, il copione che ce l'hai con te, insomma, continuavo a rileggere tutti i miei appunti, perché anche se sono cresciuta di origine siciliana, non sono mai riuscita a imparare bene il siciliano. Poche cose, Quindi da brava espatriata hai avuto anche tu le tue difficoltà linguistiche nell'approcciare il luogo dove ti sposti, ecco. Sì, guarda, perché ripeto, sono cresciuta in una casa di origine siciliana, ma non ho mai parlato siciliano in casa, e certe cose tipo amonini, picceriddi, scendi le borse. So dire tipo bedda, biedda, viduzzo, tutte di queste cose qua, però proprio dialetto stretto per dire battute e rispondere alle battute, no, è stato abbastanza difficile, sì.
Allora, Cristi, sei stata per questo spettacolo per un lungo periodo a Palermo, non come turista, non come parente in visita, ma proprio come persona che lavorava lì e quindi con una vita normale. Qual è stato l'impatto del cambiamento di città? Passare da Milano a Palermo deve essere stato un bel cambiamento. Sì, già passare da New York a Milano è tanta roba, poi passare da Milano in Sicilia ancora di più, perché come hai detto tu giustamente ero sempre lì ben coccolata della mia famiglia, tutti che hanno sempre preso molto cura di me e mi hanno portato dappertutto, e questa è stata la prima volta che avevo affittato un appartamento mio a Palermo, e ho dovuto imparare anche di gestirmi a livello tempistiche, con gli autobus, come andare in giro. Guarda, la cosa che mi fa più ridere è che ho imparato questa tecnica perché all'inizio mi ricordavo magari a volte ero lì aspettando un autobus per tipo 40 minuti e poi non è arrivato. E poi aspetta, e poi ho imparato questa tecnica che qualsiasi autobus che è arrivato sono salita e ho fatto amicizia con il driver e ho detto salve, buongiorno, ho bisogno di aiuto, non sono di qua, devo andare là. Venga con me signorina, poi ti dico io dove scendere. E quindi è stato molto semplice per me per poi andare in giro. Basta imparare questa piccola cosa che consiglio a tutti che vanno in Sicilia, che dovete prendere dei mezzi. Poi la cosa che mi ha fatto più ridere, una volta un driver mi ha lasciato per prendere un coincidenza, per prendere un altro autobus per arrivare dove ho dovuto andare. E ho dovuto aspettare talmente tanto per la coincidenza che questo driver intanto ha fatto tutto il giro dall'altra parte, si è rientrato, mi ha visto dall'altra parte della strada, si è fermato l'autobus e si fa signorina venga, e quindi sono risalita e mi ha portato lui. Guarda, era come avere un private driver a quel punto. Un taxi privato praticamente solo per te, da 50 posti, 100 posti. E quindi basta imparare queste piccole cose, poi la vita si migliora, diventa sempre più facile, però all'inizio è stato molto complicato. Adesso quindi possiamo rifarti, diciamo così, o comunque possiamo vedere se hai corretto la risposta alla domanda che ti avevamo fatto su escludendo, diciamo così, appunto Milano, se c'era qualche altro posto dove volevi andare a vivere in Italia e tu ci avevi detto o la Campania o la Sicilia perché appunto sono le regioni d'origine della mia famiglia, volentieri. Adesso, dopo averci vissuto per un po', cosa ci dici? È bello andare in vacanza. Insomma, hai fatto proprio la milanese che va al sud e si scontra con le difficoltà del sud. Esatto. Guarda, mi fa troppo ridere questa cosa. Allora, ovviamente bisogna adattarsi alle situazioni nuove, alle città nuove e anche all'interno di uno stesso paese ci possono essere delle grandissime differenze e non sempre per un turista o per qualcuno che appunto magari, che ne so, va a studiare per la prima volta in quel paese, queste differenze sono facilmente leggibili. Questa esperienza di vita al sud ovviamente avrà arricchito la tua conoscenza dell'Italia e delle differenze, non solo nella parte, diciamo così, delle bellezze, perché sono dappertutto e tu, lavorando anche in situazioni diciamo così di comunicazione turistica, hai avuto modo di girare l'Italia in tutti i posti più belli, ma scoprire, diciamo così, cosa c'è dietro quella parte un po' meno bella che c'è in tutte le situazioni, in tutte le città. Come ha colpito, diciamo così, la tua visione dell'Italia che avevi fino a un anno fa? Ti ha fatto cambiare qualche idea un po'? Ti è cambiata questa percezione
dell'Italia o comunque della Sicilia, del sud dell'Italia, un po' più non turistico. Non mi sono espresso benissimo. No, sì, è semplicemente una domanda molto complessa, anche se è una bellissima domanda, perché ho avuto diverse opportunità. Non voglio dire che si lavora in una certa maniera in Sicilia e si lavora in un'altra maniera da un'altra parte, perché poi ci sono modi e modi da fare, perché tutti di noi, al di là di che regione veniamo, c'è sempre qualcuno più precisino, c'è sempre qualcuno che si dice vabbè, adesso improvvisiamo tutto e portiamo questo programma a casa, e quindi dipende secondo me di più del carattere della persona. Però sì, non so, è stata una bellissima esperienza e sono molto grata dell'esperienza che ho avuto di andare in Sicilia, di passare più tempo lì. Ripeto, la prima volta lavorando ho trovato esperienze diciamo più professionale, meno professionale, però ripeto, credo che però una cosa che vi posso assicurare è che tutte le persone che mi hanno preso di lavorare con loro mi hanno fatto mangiare bene. Ok, quindi nella peggiore delle ipotesi il pasto era comunque buono, insomma. Sì, e sembra una sciocchezza, però anche quando le persone hanno un budget piccolissimo, aprono il loro cuore e danno tutto e di più. Loro aprono sempre le loro case e sono molto grata di essere accolta nella maniera che ero accolta in Sicilia, sì. Perché non è detto che magari sei in un posto che non conosci, non sai dove, no, in Sicilia nessuno ti lascia da solo, vieni con me, è molto bello questa cosa. Sì, è molto bella questa cosa. Dal punto di vista della tua professione proprio, adesso facendo un parallelo tra gli Stati Uniti e l'Italia invece, c'è differenza dal punto di vista della professionalità, del rapporto con gli artisti, oppure insomma più o meno siamo lì, secondo te? No, è molto diverso. A New York, per esempio, cioè io sono cresciuta a New York in teatro, e le tempistiche sono molto veloci perché nessuno ha tempo da perdere, perché comunque sei su Broadway, è una città molto più veloce. Mi ricordo quando sono venuta in Italia per la prima volta e tutti hanno detto vabbè, abbiamo lavorato un po', andiamo a prenderci un caffè, e mi sono rimasta lì, ero super confusa. Ho detto ok, quindi si prende un caffè, poi qualcuno vuole fare pausa per una sigaretta, poi qualcuno dice prendiamo spuntino, poi dopo magari ci pensiamo dopo. Quindi ho realizzato che a me piace di più lavorare in Italia. Ok. Perché le tempistiche sono più, cioè c'è più bilancia, non so, tra il lavoro e la vita personale. Secondo me le tempistiche di lavorare sono più ragionevoli. Magari non so, se sai come lavorare bene così e riesci a portare sempre a casa il risultato, basta. Alla fine questa è la cosa più importante, no? È vero, sì. Quindi questo sì è molto diverso, però poi devo anche dire che io come artista ho ricevuto abbastanza, perché io non sono strafamosa, sono semplicemente un'artista, magari qualcuno mi conosce del lavoro che ho fatto, qualcuno di più, qualcuno di meno. E quindi io come artista sono stata un po' sconvolta di come sono stata trattata diverse volte a Milano, quando ho dovuto per esempio affittare casa. Se sono andato tramite amici, hanno sempre detto ok Cristi, ci organizziamo così per la casa, per te va bene? Sì, ok. Mentre ho dovuto affittare le persone che non mi conoscevano, che non sapevano che ero una persona comunque affidabile. Ho visto tante persone, tu lavori dentro il mondo dello spettacolo? Ho detto sì, e non mi hanno più risposto.
quindi credo che la gente ancora vedono dei artisti come persone non professionali, come persone non responsabili. E mi dispiace per questo, perché immagina una città come New York che è talmente conosciuto per il suo lato artistico, cioè nessuno ti chiede cosa fai di mestiere, magari ti chiedono per curiosità, ma non per capire se riuscirai a pagare l'affitto alla fine del mese o no. Non so se mi spiego. È vero, è vero. Quindi, I think that there was a little bit of, how can you say in Italian? Diffidenza. Yeah, so questa è una cosa che non avevo trovato per niente a New York. Probabilmente la parola potrebbe essere anche pregiudizio, visto che alcuni amici musicisti ci hanno raccontato questa battuta, che quando dicono che fai di mestiere, io faccio il musicista, no, ma per vivere, proprio per vivere, qual è il tuo lavoro, no? Quindi tutto il, diciamo così, probabilmente in Italia alcune professioni che in altri posti, in altre situazioni, come per esempio una città molto viva culturalmente come New York, e anche dal punto di vista dello show business un centro importante, c'è magari una diversa percezione. Ma dopo la Sicilia ovviamente sei tornata a Milano, immagino, a un certo punto. Sì, questa è una cosa che mi fa ridere, perché avevo lasciato casa a Milano e poi non avevo più casa di rientrare, perché ho detto se tutto va bene in Sicilia rimango anche per l'estate, perché sono scesa, è stato marzo, aprile, maggio, giugno, quindi naturalmente ho detto mica tengo un appartamento a Milano per luglio, per agosto, no, a quel punto lo lascio. E quindi ero un po' in giro quest'estate, ho fatto una collaborazione con una B&B in Anna Capri per il secondo anno di fila, che si chiama Due Pini, che sono 3 generazioni di capresi puri, e a me piace sempre fare vedere la vera parte della, non solo Capri, no? Però la vera parte dell'Italia, non sempre solo le cose straturistiche. E sei diventata, sicuramente sarai già diventata una di famiglia per questo B&B e in quella situazione, perché se sei tornata e hai avuto piacere significa che la situazione lì è positiva e bella. Allora, loro sono persone di cuore, ti trattano veramente come famiglia, e sono molto grata per quella esperienza. E Capri ormai vorrei continuare di tornare ogni anno, perché mi regala sempre emozioni molto forti. Ho avuto la possibilità anche di cantare con un gruppo di capresi che hanno la banda là, insomma, quindi è stata una bella esperienza. E poi sono stata anche un po' in Sardegna quest'estate, però quando sono rientrata di nuovo a Milano, perché sono stata anche tanto in giro in questi mesi, non sono stata solo in questi posti, ma sono stata anche in altri posti tante volte, grazie anche alla mia nuova collaborazione che sto facendo con Visit Italy. Ah, ok. Quindi sei un'ambasciatrice di Visit Italy praticamente. Yeah, è una cosa molto inaspettata. Avevo sentito loro tipo l'anno scorso o 2 anni fa, e poi niente è nato, e un giorno da nulla ho ricevuto una chiamata che loro stavano cercando me per raccontare un po' la storia all'estero di Recanati. Ah, ok, quindi vicino alla nostra città di origine. Noi siamo abruzzesi, quindi Recanati non è molto lontana. Sì, e Recanati è molto riconosciuto in Italia per Giacomo Leopardi, mi verrebbe da dire. Bravissimo, però è poco conosciuto all'estero, perché noi non studiamo questa letteratura. È vero, è vero. E quindi loro volevano pubblicizzare un po' la Recanati a livello mondiale. Quindi abbiamo fatto una bella pubblicità per Recanati,
è stato molto interessante per me, per andare a Recanati, per vedere quanto un piccolissimo paese potrebbe essere comunque un patrimonio dell'arte così importante. Però si trova questa cosa ovunque in Italia, no? E quindi questa è la bella cosa anche di collaborare sempre con Visit Italy. Più recentemente sto facendo anche un podcast con loro dove sto imparando tantissime cose. È molto importante per me il tipo di collaborazione, perché tu, essendo cresciuta negli Stati Uniti, italoamericana, ma sei straniera di origine, diciamo così, hai una visione dell'Italia e di noi italiani e di quello che c'è in Italia un po' più attento di qualcuno che può fare marketing territoriale o fare pubblicità italiano, perché tu sai per esempio come ragionano gli americani rispetto al turismo, cosa pensano dell'Italia, qual è la loro idea di Italia, e con il tuo modo di vedere particolare sicuramente sei un valore aggiunto in questo tipo di campagne. Grazie. Io ho sempre detto a tutti, quello che vorrei fare nella mia vita è un po' essere un ponte tra l'Italia e l'America, ma ormai l'Italia e il mondo, che lo so che per certe persone potrebbe sembrare un po' è un po' grande come sogno, no? E invece è quello che riesco a fare tramite Visit Italy. E secondo me la mia carta vincente in tutto sommato è il fatto che io conosco lo stile di vita americano. So per cosa cercano quando vengono in Italia, perché loro pensano che vogliono un po' vedere l'Italia ma in una maniera talmente comodo che loro ce l'hanno in America. Non funziona così. Non si può arrivare in un altro paese e avere tutto bello comodo, come tu ce l'hai a Oklahoma, per esempio, no? Non solo, ma magari tu arrivi e quello che pensi che trovi non c'è mai stato, no? Il pensare di andare in un posto e di trovare, che ne so, la Roma della dolce vita, non c'è più, non è possibile. Una cosa su questa differenza, su questa percezione di un'Italia che non c'è e che magari è solo immaginaria o può essere un parco di divertimenti, no? La tua famiglia negli Stati Uniti, adesso che tu sei in Italia, ha avuto a che fare con te tantissimo, ti è venuta a trovare e tu hai raccontato loro le tue storie, la tua esperienza, cosa stai facendo. E quest'Italia in cui tu stai vivendo è andata a cozzare con l'Italia che conoscono loro, che conoscono i tuoi parenti, che è un'Italia diciamo così un po' immaginaria, un po' dei ricordi, un'Italia non vera. Hai notato qualche cosa, qualche discrepanza quando hai a che fare con loro, quando li hai fatti venire in Italia in vacanza? Allora, capisco benissimo la tua domanda, perché noi italoamericani ci sono tantissimi italoamericani che parlano dialetto di una volta, perché i loro nonni sono immigrati in America e hanno portato quel dialetto che ormai non esiste più, capito? E comunque i nostri nonni hanno avuto una cultura bellissima, di tipo, io per esempio quando ero sul palco sempre tutti i canzoni nostri italoamericani, Frank Sinatra, Dean Martin, queste cose qua, perché questa è proprio la nostra cultura che è rimasto molto negli anni 50, 60, e quindi capisco benissimo la tua domanda. Per quello secondo me la cosa che dei italoamericani loro soffrono di più, ripeto, è solo in America tutto è basato su convenience, che tutto deve essere comodo, dei servizi, che i servizi devono essere sempre, che porta tutto sempre alla comodità, e
E quindi quando loro arrivano in Italia e capiscono che tutto non è bello comodo come in America, secondo me questa è la cosa più difficile per loro, non necessariamente quell'Italia di una volta, perché in realtà, scusate, però in tanti posti esiste ancora quell'Italia di una volta, cioè basta a casa di una nonna qualsiasi e troverai quell'Italia di una volta, quindi assolutamente esiste, ma tutte le strade sono uguali, di una volta, anche tanti negozi, la faccia del negozio è di una volta, quindi si trova quella parte dell'Italia che tutti sognano, esiste ancora. Poi c'è anche metropolitane, tutte le cose nuove, moderne, però secondo me questa è la cosa più difficile per gli americani di adattarsi in Italia. Allora io non vorrei monopolizzare le domande, visto che sono l'unico che ha studiato e ho delle cose scritte. No, quindi passando appunto da questo passato e il futuro, una domanda sull'Italia di una volta e la percezione, adesso andiamo nel futuro, cioè diciamo così, quali sono i tuoi progetti, cosa stai facendo adesso, perché insomma tra interruzioni e non siamo quasi oltre la metà della puntata solita, quindi che lavoro stai facendo adesso? Allora, il podcast che sto facendo con Visit Italy si chiama Italy Like a Local, dove io racconto specificamente in un inglese molto americano esattamente come vivere come un local, una persona del locale, un local, come si dice in italiano? In italiano veramente adesso usiamo il termine locals molto americano, però diremmo forse un indigeno, la parola esatta sarebbe indigeno, ma non la usa più nessuno, quindi. Va bene, è come vivere in Italia come un local. E io voglio sempre andare in questa direzione, sempre di più. Allora è molto bello perché scrive le persone molto talentuose di Visit Italy questo podcast. Io inserisco ogni tanto le battute, non so se aiuta o non aiuta questo cosa, però ogni tanto riesco a inserire qualcosa anch'io dentro questo podcast. In realtà sono solo la narratrice e quindi sto imparando tantissimo. La nostra prima puntata è stato sulla Roma e la seconda puntata sulla costiera amalfitana. Quindi sto imparando sempre di più, però la cosa che voglio fare anch'io è di creare un piattaforma simile alla maniera che Visit Italy ha fatto, però che è più di Cristi e non Visit Italy al livello che loro stanno facendo, però che sarebbe una cosa più personale, come un blog per esempio, che lo sto sviluppando adesso e quando esce riesco a raccontare di più, però perché io appunto voglio condividere la vera Italia con le persone all'estero. Lo so che c'è un mercato per questo, è una nicchia, è una cosa che ho imparato che mi dà tanto gioia durante la pandemia, quando tante persone nel nostro settore hanno dovuto pensare più sui digital. E quindi lì ho realizzato, voglio sviluppare tante di cose a livello digitale e invece di sempre in televisione, anche se a me piacerebbe anche avere una programma televisiva che racconta queste cose sia per l'Italia che per l'estero. Però vi do un esempio stupido: io giro spessissimo per il mio lavoro dentro il mondo dello spettacolo, per servizi fotografici, queste cose che sto sempre facendo, e quest'estate, sì, all'inizio dell'estate sono stata a Venezia. Allora, io amo la Venezia, però ero lì per fare un servizio fotografico. Questo fotografo voleva sedersi su Gran Canale e nel suo hotel a mangiare una pizza del hotel fatto in un forno che non era un forno di legno, e ho dovuto stare lì con questo fotografo che ha scelto lui dove mangiare, e ho dovuto vedere lui mangiare questa pizza che, guarda, per le persone che non riescono a vedere la mia faccia perché stanno solo ascoltando e non vedendo, sto soffrendo. E
quindi mi sono resa conto, mamma mia, ci sono persone che vengono in Italia che veramente pensano di fare un'esperienza italianissima, quando in realtà noi siamo globalizzati. Ormai viviamo in un mondo molto global e giustamente tanti dei nostri camerieri, per esempio, non erano italiani, e probabilmente la persona dentro la cucina non era italianissimo, che va bene perché, ripeto, anch'io vengo da una famiglia degli immigranti e io non ho niente contro degli immigrati, però una cosa che dobbiamo assolutamente portare avanti sono i tradizioni, no? Sì. Anche se il mio italiano non è perfetto, neanche il mio italiano non è perfetto, quindi io non giudico nessuno, però quello che cerco comunque di fare è raccontare le vere tradizioni, le nostre radici alle persone, così riescono ad avere un'esperienza più autentica. E come ha detto Emiliano prima, secondo me questa è la mia carta vincente, semplicemente perché riesco a comunicare questo in inglese alle persone che tante persone dell'Italia non riescono a comunicare veramente queste cose all'estero, ecco. Questo non so se mi sono spiegata. Sì, perché l'impressione che abbiamo, credo anche di più io e Piero che viviamo all'estero, è che manchi spesso in tanti posti del buon marketing per l'Italia. Quindi magari ci sono dei posti dove Firenze, Roma, ok, ci sono, però poi magari ci sono altri bei posti italiani. Per esempio noi abbiamo passato l'estate in Sicilia anche noi per qualche giorno e abbiamo scoperto magari dei posti che conoscevamo, ma che abbiamo potuto scoprire a fondo perché eravamo con dei locals anche noi, e quindi abbiamo visto delle cose ancora più belle. Quindi secondo me quello è il segreto, è quello che manca all'Italia, e magari altre nazioni europee sono state un po' più brave negli anni a costruire questo tipo di marketing, diciamo così. Non so sinceramente, perché le persone vanno sempre ai soliti posti e quindi aiuta anche di fare vedere altri piccoli posti che sono meno commercializzati, no? Una cosa che mi stupisce sempre sono degli italo-americani che vogliono tornare in Italia e vedere un po' la madre terra, e loro vanno a Venezia, Roma, poi rientrano e pensano che loro hanno visto loro madre terra, e io dico scusami, non madre terra, madre terra? No. Sì, madre terra, va bene. E loro sì, madre patria, scusami. Madre padre, è vero. Cioè, se tu sei italo-americano e tu hai delle origini magari siciliano, napoletano, pugliese, eccetera, e tu vai a vedere Venezia e tu vai a vedere Firenze e poi Roma e poi rientri, niente della tua madre patria, no? E quindi è molto, mi dispiace perché ormai siamo lì come posti, cioè sono sempre i soliti posti dove la gente va a visitare, e meno male, perché comunque, se non sbaglio, tipo 90% del commercio di Venezia è tutto concentrato su turismo, e quindi è molto importante. Però dall'altro punto di vista io spero che riusciamo a mantenere nostre tradizioni e che non diventa una cosa solo per profit, non diventa una cosa troppo commerciale, perché mi dispiace molto se le persone pensano che hanno speso tutti questi soldi, hanno lavorato così tanto in loro vita per mettere soldi da parte per finalmente andare in Italia per mangiare una pizza. Così si fa. Mi dispiace per loro, non sapranno mai veramente cosa hanno perso. Quindi secondo me, adesso che stiamo sempre diventando più globale, che si può vedere 1000 reels su Instagram o su TikTok, eccetera, dei bellissimi posti. Sì, la gente vuole andare lì in vacanza, però ok, parliamoci chiaro, quello è solo una parte turistica,
e io spero che nel mio piccolo io riesco a condividere la vera Italia con le persone che vogliono visitare. Ok, allora siamo arrivati abbondantemente avanti, insomma, più della metà della nostra puntata, però insomma è sempre importante ricordare che se volete sapere quando ci sono i nostri video, quando pubblichiamo una nuova puntata del podcast, dovete andare insomma a iscrivervi sul nostro ovviamente canale YouTube, Una Vita da Lontano, cercarci sui vari social cercando Una Vita da Lontano, andando su unavitadalontano.com e ovviamente cliccare sui nostri podcast che trovate su tutte le piattaforme, quindi Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, eccetera eccetera. Spotify, dove trovate anche il podcast la prima puntata del podcast di Cristi in collaborazione con Visit Italy, di cui abbiamo parlato prima, che si chiama appunto Italy Like a Local, se non sbaglio. Invece Cristi, dove sarà questa nuova piattaforma? C'è un sito già partito, ci sono delle informazioni, ci sarà una nuova pagina Instagram, oppure siamo ancora in fase di progettazione? No, lo sto sviluppando adesso, però fino a quando è live non voglio dire niente. È un progetto che lo sto facendo con tanto amore e quindi quando sarà pronto vi dirò assolutamente. Io ho notato una cosa in questa puntata che stiamo facendo, intanto che ci abbiamo messo 20 minuti buoni prima di parlare di cibo, e questa sapevo che stavi per arrivare là. Questa è già una notizia, perché oggi abbiamo parlato di altre cose di diverse, turismo, le esperienze che hai fatto che ci hai raccontato sono molto interessanti. Diciamo così, la seconda è che questo particolare momento che stiamo vivendo tutti, non solo gli espatriati ma in tutti i paesi, poi non solo in Italia, è molto complicato, è molto particolare, perché dopo la pandemia poi ci si è messa un'altra situazione di crisi internazionale, e quindi diciamo così, le questioni sono sempre un pochino più complicate, tra appunto il lavoro, i viaggi, bisogna stare attenti, eccetera. Questa puntata così aggiunge un po' di altri dettagli alla tua storia che ci hai raccontato già l'altra volta. Io volevo chiederti se in questo anno che è passato come è cambiato il tuo rapporto con l'Italia, paese in cui vivi e che hai scelto. Lo dobbiamo ricordare a chi magari non ha sentito la prima puntata, andatela a sentire adesso. E quindi tu hai scelto di essere italiana. E come è cambiato il rapporto in questo anno complicato tra te, l'Italia, e te, gli Stati Uniti, che comunque è il tuo paese di origine? Allora, se è un po' troppo buffa come domanda. Il mio paese di origine in realtà è l'Italia, e non ho scelto di essere italiana di DNA, però ho scelto a livello di richiedere la mia cittadinanza, perché non sono nata con la mia cittadinanza, e ho scelto di vivere qua. Secondo me, ripeto, ho sempre romanticizzato molto non solo la Sicilia, e parti da dove è arrivata la mia famiglia, da dove sono immigranti in America, però secondo me anche la vita, no? E recentemente ho dovuto confrontare tante situazioni che non avevo mai avuto in Italia, no? E quindi ho più, soprattutto perché quando sono rientrata in Italia 3 anni fa, e subito sono stata ripresa da radio DJ, ho avuto tantissime bellissime esperienze, diciamo di lusso, non necessariamente tramite DJ, perché DJ è un'azienda super easy e tranquillo, però naturalmente mi ha aperto tante porte, ho conosciuto tante persone e subito tante porte di lusso mi sono aperti.
E poi ovviamente durante la pandemia non esistevano più, piano piano si stanno riprendendo. E una cosa che ho notato tanto è che in questi ultimi 3 anni che sono stata qui, sono stata sia la ragazza magari in televisione o in radio, o magari spot televisive, o magari non so sulle copertine o non so da qualche parte, però poi sono stata anche la ragazza guardando questo mondo da fuori, no? È una cosa che ho notato molto quando ero la ragazza nel mondo dello spettacolo, che le altre hanno visto. Tutti hanno immaginato probabilmente, chissà, lei non vive una vera vita, lei vive una vita diversa fuori dalla realtà, e credo che comunque noi siamo tutti esseri umani. Dobbiamo tutti affrontare ognuno nel suo proprio modo situazioni simili, qualcuno di più, qualcuno di meno. Per me, a livello di umiltà, mi ha aiutato molto questi ultimi anni a riavvicinarmi molto al popolo italiano, che ogni giorno comunque deve svegliare, faticare, fare un lavoro che per loro non è semplice, non è facile, magari che a loro non piacciono, giusto per arrivare al fine mese, giusto per pensare alle loro famiglie. E ho molto più rispetto e orgoglio su tutte le persone che magari non fanno parte del mio settore, perché comunque lo so quanto potrebbe essere difficile la vita, soprattutto, cioè tutti di noi eravamo a casa dentro il mio settore quando c'era la pandemia. Quindi a livello di umiltà si dice? Umiltà, no? Umiltà mi ha aiutato molto questi ultimi anni. Non so se ho risposto alla tua domanda, però probabilmente questo è quello che è cambiato per me in queste ultime situazioni in cui noi ci siamo trovati. Per esempio, io adesso, perché non sono tra virgolette a casa, sono da amici, per un lavoro sto da amici, io non volevo accendere la loro stufa, quindi sono qui come la nonna per uso con la mia coperta. E quindi ci sono tante cose da prendere in considerazione. Magari prima non avrei neanche immaginato di non accendere la stufa, no? Però dobbiamo sempre prendere in considerazione di più queste cose, ecco. Ecco, e poi c'è stata un'altra cosa, adesso non so se ce la vuoi raccontare, ma insomma, l'anno scorso non eri fidanzata, adesso sei fidanzata. Sì, allora è sempre una cosa abbastanza nuova e non parlo così tanto della mia vita privata, però naturalmente quando io condivido le esperienze con le persone, a me piace anche raccontare. Per esempio, sono stata qui perché la famiglia del mio compagno è di qua, quindi ho avuto un'esperienza dei locals sempre, no? Sì. E quindi senza condividere troppo della mia vita personale, perché anche per quel motivo che abbiamo detto prima, magari le persone vedono le persone da lontano e loro immaginano, chissà, lei ha tutto semplice, ha tutto facile. A me non piace sempre che noi condividiamo solo questi momenti brillanti sui social, però nessuno veramente sa cosa succede dietro le quinte nella vita privata delle persone. Quindi a me piace condividere molto il mio lavoro sui social, soprattutto se riesco a aiutare gli altri quando visitano l'Italia, eccetera. Però sulla parte privata, sì, sono fidanzata, però non condivido tantissimo di questo. No, allora una domanda che c'entra, ma c'entra relativamente. La famiglia, diciamo, italiana, adesso che è del tuo fidanzato, è diversa negli atteggiamenti, adesso perché poi le persone sono diverse, ma in generale come concetto di famiglia rispetto a una famiglia americana media, mettiamola così. Insomma, allora, io non so, perché ripeto, io sono
cresciuta in un quartiere italo-americano e quindi noi abbiamo sempre avuto tradizioni e valori di qualsiasi famiglia del sud, e quindi da noi non era strano che ogni domenica miei amici, noi non potevamo vederci perché i miei amici stavano andando a pranzare con tutta la famiglia la domenica, per esempio. E quindi diciamo la sua famiglia è molto unita, e loro sono piemontesi. E no, è molto bella per me per anche avere, diciamo, una famiglia anche un po' a nord, perché non ho mai avuto, è il mio primo ragazzo quando ero più giovane, sì, però è la prima volta che ho un senso di casa, famiglia anche al nord, è una bella cosa. E quindi diciamo così l'amalgamamento italiano tra il sud e il nord, le tue esperienze, per esempio non hai preso l'accento siciliano adesso che sei andata giù e sei stata a lavorare giù. Quindi con questa stupidaggine che ho detto adesso, che potevo risparmiarmela, andiamo verso la conclusione della puntata, iniziamo a fare il nostro giro di giostra finale. Se c'è qualcosa che non ti abbiamo chiesto, che pensavi che ti potevamo chiedere, puoi rispondere da sola, puoi dirci qualcosa che magari volevi dire. Solo una cosa che non ho detto è che il mio compagno vive più che altro a Verona in questo periodo, e quindi è da settembre che sto più che altro a Verona e sto facendo tanti avanti e indietro da Verona a Milano, quindi sto scoprendo anche Verona e Veneto. I miei genitori sono appena arrivati, erano qui 2 settimane fa per il compleanno della mia mamma, e abbiamo convinto loro, invece di fare, perché a loro, come tanti americani, italo-americani volevano andare a trovarmi prima a Milano, perché Milano è sempre un po' un base per me, e poi volevano andare in Toscana. E sempre i soliti posti in Toscana dove tutti vanno per dei vini. E noi abbiamo convinto loro invece di venire a trovarci a Verona, e poi abbiamo portato a loro a Vaporicella. Sì, perché in Veneto non si beve per niente, proprio l'alcol non lo conoscono, il vino non lo sanno fare. In Veneto, sì. E abbiamo avuto talmente tante bellissime esperienze, però penso che è un posto dove pochissimi americani vanno. E quindi, ripeto, sono sempre stata molto fortunata che la mia vita, sia privata che pubblico, mi ha portato a girare tantissimo l'Italia, e in questo periodo sto scoprendo sempre di più un po' questa ragione, e voglio sempre raccontare di più anche di questa regione, quindi ecco, è tutto. Perfetto, allora io sono il primo a salutare e a ringraziarti di nuovo per essere stata con noi in questa seconda puntata, ma sicuramente ce ne sarà anche una terza, perché appena appunto farai partire il tuo progetto futuro sicuramente ti chiameremo per farcelo raccontare, per cui io sono il primo a salutare, grazie mille. Non so Piero o Raffaele. Allora, Piero purtroppo ha avuto qualche inconveniente tecnico col microfono, quindi adesso io posso fare la voce di Piero, e lui poi dopo con una magia tecnica di Emiliano in post produzione lo doppiamo, quindi fai ciao con la manina per quelli che ci vedono su YouTube, Piero. E invece Cristi, grazie come sempre, gentile come sempre, divertente come sempre, tante storie da raccontare. Abbiamo preso un altro pezzettino, ma sicuramente ci rivedremo un'altra volta tra qualche mese per avere un altro aggiornamento, e quindi ti ringrazio Piero, ringrazio Emiliano. Questa era Una vita da lontano, la puntata numero 84 se non sbaglio e se non dico male. È stato un piacere come sempre, ragazzi, ci sentiamo la prossima volta, ciao. Thank you.